Che da qui il problema contatore comincia a diventare più evidente. Ed eccoci qui a parlare finalmente degli array. Gli array sono sicuramente uno degli argomenti più importanti da dover sapere per poter partire e effettivamente cominciare a scrivere del codice anche più vicino a quello che è il mondo reale. Quindi partirei direttamente con le basi, cioè che cos'è un array? Un array è una tipologia specifica di variabile. Abbiamo visto che ci sono variabili di tipo numero, di tipo stringa, di tipo booleano, però ci sono anche tipologie più complesse rispetto a questi tipi semplici. Infatti tutti questi casi, quindi sia numeri che stringhe che booleani ad esempio, possono tenere al loro interno un solo valore e ogni volta che tu vai a rassegnargli un altro valore perderai quello precedente, quindi sono di per sé un po' limitate. Gli array invece vanno a risolvere questa problematica, quindi ti permettono di poter salvare più cose all'interno della stessa variabile. Vengono anche definiti liste, che magari può aiutare anche effettivamente a capire quello che è lo scopo alla fine dell'array, quello di contenere una lista di cose, di elementi. Il bello è anche che puoi metterci davvero qualsiasi cosa, e adesso andiamo a fare un po' di esempi insieme per poterlo capire meglio. Come si scrive un array? In realtà è anche questo molto semplice. Una variabile nomi, dove il nostro obiettivo è quello di poter scrivere una lista con una serie di nomi. L'obiettivo che abbiamo quindi per ora è capire la sintassi e provare a stampare a schermo e utilizzare bene questa variabile. Quindi aperta e chiusa quadra. Queste quadre rappresentano effettivamente quello che è un array. Infatti se andiamo a stamparla così, grazie al comando printr fondamentale, ci permette di poter visualizzare a schermo effettivamente quello che è il risultato. Quindi abbiamo creato un elenco vuoto, senza nessun tipo di elemento. Ovviamente andiamo a scriverci qualcosa, così possiamo vedere come reagisce il printr. E andando a salvare, vedete che i risultati vengono stampati tranquillamente. Quindi in questo caso quello che abbiamo fatto è stato quello di creare un array di stringhe, quindi l'obiettivo era quello di poter inserire più stringhe all'interno della stessa variabile. Quindi ho creato uno slot della lista che ha Nicolas, il secondo slot che ha Luca e il terzo che ha Marco e così via. In realtà il bello dell'array è che può essere praticamente infinito, quindi abbiamo modo di metterci tutti gli elementi che vogliamo e questo è il suo grande pregio. Cominciamo a comprenderne la struttura base. Dobbiamo capire alcuni concetti fondamentali che aiutano poi effettivamente a utilizzare l'array in maniera efficace. Come vedete l'array al suo interno tiene più valori e fino a qui ci eravamo arrivati, ma la cosa fondamentale da capire è questo numeretto che viene assegnato a ciascun valore. Vedete infatti che il primo valore viene sempre messo a 0, il secondo a 1, il terzo a 2 e così via. Se ne aggiungessi altri farebbe 3, 4, 5, eccetera, eccetera, eccetera. Questo viene definito indice, mentre questo viene definito quello che è il valore. L'indice si può definire come se fosse un indirizzo, quindi l'indirizzo di casa, chiamiamolo così, del valore Nicolas si trova alla posizione 0, mentre il valore Luca posizione 1 e Marco posizione 2 e così via, no? Quindi stampando $nomi sul codice, noi in realtà stiamo stampando l'intero elenco, che però sì, è utile per debug, ma effettivamente noi possiamo anche accedere agli elementi singoli. Come possiamo farlo? Ovviamente per tenere coerenza è stata usata sempre la sintassi delle quadre, quindi che cosa possiamo fare? Se noi scrivessimo $nomi di 1 ad esempio, quello che stamperebbe così è Luca. Infatti andiamo a fare il refresh e vedete che appare Luca allo schermo. Quindi potendo prendere Luca lo posso prendere alla posizione 1, volessi prendere Marco potrei fare posizione 2, se volessi prendere Nicolas posso fare a posizione 0. Perché è così fondamentale sapere questa cosa delle posizioni rispetto ai valori? Perché in realtà è molto comodo per poter trovare un meccanismo per poter automatizzarne la stampa di tutti gli elementi disponibili grazie ai cicli.
che è un argomento che ho trattato in un altro video che vi lascio sempre qui collegato. Quindi, come possiamo agire quindi se volessi stampare sia Nicolas che Luca che Marco, ma in maniera dinamica, cioè prevedendo anche la possibilità che un domani ci siano altri nomi, che ne so io, Giovanni, Giuseppe e così via. Come posso fare? Andiamo a farlo assieme. Proviamo a stamparla ad esempio all'interno del nostro codice. Come potete vedere, possiamo utilizzare il for per poter stampare dei numeri, no? La cosa molto comoda è anche che possiamo unire la questione del contatore ai numeri alle posizioni di quello che ha un array. Abbiamo visto che l'array parte sempre da 0, poi va a 1, 2, 3, 4, 5 e quindi con il for banalmente possiamo decidere di avere una variabile contatore che verrà creata partendo da 0 andando avanti fino a quando vogliamo. Al momento, per semplicità, quello che ho fatto è stato scrivere minore di 3 proprio per simulare quello che dovrei scrivere qui. Quindi appunto la posizione 0 sarebbe Nicolas, la posizione 1 sarebbe Luca, la posizione 2 sarebbe Marco, dove all'interno posso stampare $nomi e poi, se vi ricordate, dicevamo che ad esempio se mettessi 0, 1, 2, in realtà hai la possibilità di prendere l'elemento specifico, no? Nulla ci vieta nel codice però di avere la possibilità di metterci una variabile dinamica, quindi al posto di scrivere un numero statico al loro interno, quello che possiamo fare è stampare direttamente la variabile all'interno e metterà lui automaticamente il valore della variabile. Quindi mettendo $i e stampando, vedete che stampa a schermo appunto Nicolas, Luca e Marco. Quindi che cosa sta avvenendo in questo momento? Il nostro for parte, gira, parte da 0, scriviamolo qui, quindi $i è uguale a 0 e si chiede ma 0 è minore di 3? Ovviamente sì, quindi parte e fa un echo del div class square di nomi di 0, quindi qui al momento sta facendo $nomi di 0 e stamperà quindi Nicolas perché a posizione 0 c'è quello. Una volta fatto, torna qui, fa i più e abbiamo la possibilità di nuovo di fare 1 è minore di 3? Sì, quindi va avanti e farà div class square di nomi di 1, quindi stamperà Luca. Mentre l'ultima volta gira, fa 2, 2 è minore di 3, div class square nomi di 2 e di conseguenza stamperà Marco. Una volta finito viene incrementato, diventa 3 e poi si chiede ma 3 è minore di 3? No, ovviamente è uguale, quindi interromperà il ciclo e andrà avanti, finirà il codice. Quindi in questo modo qui ci ritroviamo con i blocchi Nicolas, Luca e Marco stampati a schermo. Ok? C'è una miglioria importante da fare però, perché ipotizzando adesso che io mi ritrovassi ad aggiungere altri elementi, ad esempio Giuseppe, Stefano e così via, non funzionerebbe, nel senso che tu refreshi la pagina ma ovviamente non vengono stampati e devo manualmente andare qui e mettere in realtà il numero di elementi che io mi aspetto ed ecco qui che appaiono, no? Ovviamente non è così che deve essere scritto. Andiamo ad aggiungere un ulteriore step che ho aspettato a mettere, ossia la possibilità di poter ottenere anche il numero di elementi all'interno di un array. Come posso prendermi questa informazione? Esiste una funzione, cosa che tratteremo ovviamente in un video a parte che arriverà, che ci permette di poter ottenere questa informazione. Come si scrive? Si scrive così: count $nomi. E vedete che funziona uguale, no? Quindi questa espressione count e dentro le tonde $nomi ci permette appunto di ottenere il numero di elementi che sono presenti all'interno dell'array. C'è da dire però che appunto in PHP è molto ma molto più usato il for each, che adesso andiamo a vedere. In realtà una volta capito il for each è addirittura, al mio punto di vista, una semplificazione, quindi ditemi anche voi che cosa ne pensate su questo, se vi piace di più o meno il for rispetto al for each, e dopo andiamo a vedere anche meglio alcuni motivi per cui il for each è molto meglio rispetto al for.
Adesso andiamo a vederlo assieme. Come si scrive il for each? Scriviamo la sua versione identica qua sotto, così possiamo compararlo insieme. Come si scrive? Si parte sempre con for each, si mette la variabile che vuoi stampare, $nomi, e poi un as come keyword, e poi si mette la variabile corrente, la variabile che terrà ciascun elemento man mano che gira il for. In questo caso ad esempio $nome, no? Andiamo a spiegare meglio il confronto. $nome che cos'è di preciso? Facendo un'ipotesi di come sarebbe in un for, $nome sarebbe $nomi di $i. Quindi praticamente corrisponde l'elemento corrente che sta esaminando in quel determinato momento. Nel primo caso che gira $nome avrà Nicolas, il secondo Luca, il terzo Marco, il quarto Giuseppe e così via. Come posso stampare le cose a schermo? Vado a commentare un attimo questa parte e andiamo a rivedere che cosa succede, e vedete che li stampa in maniera identica come prima, no? Vedete che in questo modo abbiamo anche semplificato ulteriormente, perché abbiamo tolto la complessità del contatore, abbiamo avuto la possibilità di poter rendere un po' più chiaro che stiamo stampando nomi e che vogliamo che $nome contenga ciascun nome che andremo a stampare, quindi il for each risulta sicuramente anche più leggibile. E uno però potrebbe dire, magari a volte mi serve il fatto di avere comunque la chiave. Facciamo un esempio insieme. Ipotizziamo ad esempio di voler stampare un elemento all'interno del nostro elenco bianco, mentre un altro grigio, quindi vogliamo fare bianco, grigio, bianco, grigio, bianco, grigio, quindi ciascun elemento dovrà avere il colore che si alterna, no? Questa cosa viene molto comoda farla utilizzando l'elemento indice, la posizione, no? Questo perché si potrebbe dire appunto 0 do un colore, 1 do un altro colore, 2 do un altro colore e così via, no? Se notiamo comunque 0, 2, 4, 6 sono pari, quindi ci ricolleghiamo anche qui a dei video passati. In realtà potremmo anche switchare quello che è il colore dell'elemento che andremo a stampare in base al fatto se l'elemento è pari o dispari. Cominciamo a pensare a come possiamo prenderci la chiave la posizione di ciascun elemento dell'array. Nel for avevamo la $i, ma in questo caso il $i dov'è che lo possiamo trovare? Nella sintassi del for each, se aggiungiamo prima di $nome una variabile qualsiasi che si può chiamare i, si può chiamare key, come vogliamo noi, e poi freccetta $nome, automaticamente fa il bind di $i sulla chiave, sulla posizione, mentre $nome sul valore corrente. Quindi andiamo a vedere e stamparlo insieme. E come potete vedere ci ritroviamo appunto con chiave 0, valore Nicolas, chiave 1, Luca e così via, tranquillamente stampati a schermo. Quindi $i è la variabile che possiamo utilizzare per poter stampare in un colore o in un altro il nostro elemento. Possiamo fare quindi è un if $i, se la divisione per 2 dà un resto di 0, allora stamperò qualcosa, altrimenti ne stamperò un'altra. Ad esempio io voglio che se ad esempio è dispari, stampa quello che abbiamo detto, mentre nell'altro caso può stampare secondary. Faccio il refresh e vedete che sta funzionando, quindi in questo modo qui il primo 0 verrà stampato con secondary. In questo momento quindi il giro che cosa sta facendo? Vediamo insieme col for each. Allora il for each parte, prende in esame $nomi e fa $i, che è il primo elemento, quindi avrà $i che è uguale a 0 e poi $nome che è uguale alla posizione 0, che è Nicolas nel nostro caso, no? Quindi quello che fa è entra nel for, si chiede ma il resto della divisione per 2 fa 0 e su 0 ovviamente è sì, quindi entrerà dentro l'if e stamperà l'eco con i secondary, ed è per questo che abbiamo il primo che è grigio, ok? L'else ovviamente non verrà considerato perché è già entrato nella condizione positiva, quindi andrà fino alla fine del for, andrà l'elemento successivo. Quindi l'elemento successivo nel nostro caso è 1, la posizione 1 corrisponde a Luca, quindi si chiede appunto se 1 diviso 2 ha resto 0, nel nostro caso è no, quindi entriamo nell'else, altrimenti, e di conseguenza
ci ritroviamo poi ad aver stampato il blocco bianco. Non siamo ancora contenti, andiamo a fare altre ottimizzazioni per poter utilizzare al meglio il codice per quello che finora abbiamo scritto. Quindi qui in questo caso ad esempio notate che stiamo andando contro il concetto di DRY, don't repeat yourself, perché ci ritroviamo a ristampare una cosa che è davvero molto ma molto simile per poi semplicemente cambiare una classe CSS. Come possiamo risolvere questo problema? Lo possiamo risolvere andando a definire quello che è un if inline, che sarebbe aprire le tonde, contraddistingue quello che sarà poi all'interno la nostra condizione. Nel nostro caso quindi ci chiediamo se $i%2 è uguale a 0, quindi se è un numero pari, e poi possiamo definire il caso positivo dopo il punto di domanda, in cui possiamo definire di fare qualcosa, ad esempio mettere la classe CSS, altrimenti niente, nel nostro caso, perché non vogliamo aggiungere nulla, no? Questa condizione prevede comunque che vada a salvare il valore da qualche parte, perché automaticamente lo ritorna. Quindi nel nostro caso ci possiamo mettere dollaro classe, ad esempio, no? Quindi in questo modo qui, dentro dollaro classe, andrò a definire se il numero è pari, allora metterò all'interno di dollaro classe secondary, altrimenti metterò niente, una stringa vuota, no? Questo cosa ci permette di fare? Ci permette di ottimizzare tutta la parte sotto, perché così abbiamo la possibilità di mettere qui dollaro classe e di conseguenza possiamo anche togliere qui la chiave, che tanto l'abbiamo già vista, e di ottenere lo stesso identico risultato. Quindi in questo modo qui abbiamo ottimizzato l'if togliendolo dal ciclo e facendolo direttamente all'interno di una variabile, no? Quindi in questo modo qui abbiamo avuto modo di poter differenziare la stampa della stringa che abbiamo poco sotto grazie all'if inline. Ovviamente possiamo anche mettere l'if inline direttamente all'interno della stringa, quindi in realtà scrivere la dollaro classe o scrivere questo non cambia assolutamente niente. Stiamo ancora stampando nell'eco anche l'HTML e vedete che sta cominciando a diventare un po' disordinato e comincia anche ad avere lo scroll orizzontale. Quindi quello che andiamo adesso a fare è utilizzare il for each in una maniera più consona per l'HTML. Lo facciamo qua sotto, così lo possiamo confrontare, ed end for each, che è il placeholder per poter chiudere il for each senza usare le graffe. Quindi due punti, end for each. All'interno possiamo poi mettere div plus square, possiamo andare poi a fare la stampa di dollaro nome e refreshando vedete che abbiamo innanzitutto i nostri risultati. Adesso andiamo ad aggiungere la questione della classe secondary o no. Quello che posso fare è all'interno della classe, tanto PHP posso stamparlo dove voglio, mettere automaticamente una stampa come abbiamo fatto poco sotto, però in questo caso della condizione stessa. Quindi vado a prendere questa, la metto qui e ovviamente otterrò lo stesso identico risultato. Vedete però che è sicuramente molto ma molto più chiaro in questo modo rispetto a quello che abbiamo scritto prima. Quindi togliendo anche quello che abbiamo prima, ora abbiamo il nostro elenco di nomi tranquillamente stampato a schermo. C'è da fare una precisazione sugli array molto importante. Andiamo a vedere un attimo il printer dollaro nomi e andiamo a vederlo qui un attimo a schermo. Come potete vedere appunto ciascuno segue la propria numerazione, no? Quindi il contatore di per sé riesce a fare egregiamente il suo lavoro. Il problema sta qui, che in PHP le posizioni, in realtà gli array stessi sono associativi. Gli array associativi che cosa sono? Hai la possibilità di poter definire come chiave stringa quello che è la posizione, rispetto ad altri linguaggi di programmazione in cui invece gli array hanno le loro posizioni fisse, la prima corrisponde allo 0, 1, 2 e così via. PHP invece utilizza questa nomenclatura per associarsi, per essere simile ad altri linguaggi di programmazione, ma in realtà l'array è molto più versatile di così, perché in realtà l'array e l'oggetto per PHP sono la stessa identica cosa. Quindi cosa cambia? Che cosa significa questo? Andiamo a indentare un attimo meglio il codice e facciamo un esempio. Così facendo ovviamente diamo già per scontato il fatto che ci sia
un elemento e verrà messo automaticamente alla posizione 0. Però PHP ha un comportamento particolare, ci permette anche di definire in quale chiave mettere ciascun elemento. Se ad esempio io mettessi che Stefano è alla posizione 99, scrivendo così posso dirgli: guarda, scrivi Stefano nella chiave, nella posizione 99. Se vado a refreshare vedete che Stefano risulta alla posizione 99. Quindi in realtà c'è ancora di più da dire, che nel caso in cui volessi mettere anche una stringa potrei anche tranquillamente farlo. Quindi se mettessi mia chiave, a lui andrebbe bene lo stesso. Alla posizione mia chiave si ritroverà il nome Stefano, no? E vedete che da qui il problema contatore comincia a diventare più evidente, perché appunto in questo caso ci ritroviamo ad avere un contatore che non va da 0 a quello che vogliamo, ma in realtà va da qualsiasi cosa a qualsiasi cosa. Quindi è difficile con un contatore poter gestire tutte queste casistiche, ed è qui che il for each si contraddistingue. Vediamo che il for ha qualche problemino a stampare. Vedete infatti che il for fa Nicolas, Luca, Marco, Giuseppe e poi ci dà un warning undefined array key 4 in intro index PHP linea 27. È la seguente, dove andavamo a prenderci $nomi di $i. Ovviamente fallisce perché lui ricerca come contatore $i 0, 1, 2, 3 e poi la chiave 4, ma nel nostro caso, avendo avuto un valore un po' più anomalo, un po' diverso dallo standard, il for non ha potuto finire effettivamente quello che è il suo ciclo. Il for ha questo limite. Di conseguenza il for each risulta sicuramente più completo. La chiave secondary così non funziona sempre correttamente, perché ci ritroviamo ad avere un controllo sulla $i, quindi la chiave, se è pari o dispari, ma nel caso in cui abbiamo una chiave diversa che non segue l'elenco ci possiamo ritrovare ad avere poi degli elementi non intervallati correttamente. Quindi come possiamo risolvere questo problema? L'unico modo che abbiamo è poter staccare quello che era la chiave dell'array utilizzando invece un contatore a parte. Posso andare a definire un contatore poco sopra che chiamiamo $i che è uguale a 0. Di conseguenza posso togliere dalla chiave qui, che non ci serve più, il $i ce l'abbiamo, e poi dobbiamo fare in modo che ovviamente venga incrementata. Abbiamo risolto tranquillamente la problematica e qui abbiamo Nicolas che parte che è 0. Poi appunto quando gira $i si incrementa e andiamo a simulare in un qualche modo quello che faceva il contatore del for. Qualche piccola curiosità sempre a tema array associativi. Se si gioca troppo con le chiavi potremmo incorrere in alcuni scherzetti che ci fa PHP. Facciamo un esempio insieme. Ipotizziamo che li ho tutti uguali, a posto, e che magari Marco per qualche motivo lo voglio mettere a una posizione diversa. Ad esempio torniamo all'idea del 99, no? Se vado a fare il refresh però ottengo uno scherzo che insomma non è di buon gusto, perché ci possiamo ritrovare appunto l'array che parte con 0, 1, abbiamo messo la chiave Marco a 99, ma ci ritroviamo poi che PHP decide di partire da questa chiave 99 per continuare a incrementare, e quindi 100, 101, quindi abbiamo un buco incredibile. Quando tu non metti la chiave simula l'idea della posizione dell'array, ma in realtà non fa nient'altro che tenersi un contatore e di cercare di mettere nella maniera più sensata possibile gli elementi all'interno. Di conseguenza è molto facile ritrovarsi poi con queste problematiche. Quindi fate attenzione, cercate sempre di utilizzare il for each. In realtà ci sarebbero tantissime altre cose da dire che ho dovuto ovviamente tagliare e ho dovuto pensare a come poi inserirle successivamente. Quindi sicuramente fatemi sapere se vi può interessare ulteriori approfondimenti su questo o altri argomenti che ho trattato, e volentieri poi cerco di organizzarmi per fare magari un video più specifico, in modo da poterli tenere tutti anche brevi, facili, che siano anche facili per voi da seguire. Anche su questo, se potete, datemi un attimo un feedback sempre nei commenti, giusto per capire se questa durata vi può piacere oppure se preferite che siano un po' più lunghi oppure no.
io sto cercando anche di iterarli in modo che siano il più fruibili possibili e spero che vi possano piacere. Dai, ci vediamo quindi a un prossimo video.